Benvenuti, sognatori che scrutate l'orizzonte in cerca di segni, bentornati nel vostro porto sicuro, l'unico angolo dove i sussurri diventano storie e le storie diventano leggende. Siete su Gossip alla turca. Oggi vi invito a un viaggio verso sud, dove il turchese del mare si confonde con l'azzurro del cielo, in quel santuario chiamato Bodrum, dove il tempo sembra sospendersi per dare spazio ai ricordi. La saga di Azal Kaya e Satay Ulusoy appartiene a quel regno sfumato dove la nostalgia sconfina nella possibilità. Dopo mesi di mormorii speculativi, garbate smentite e distanze calcolate, una nuova onda ha investito i social media, ridisegnando i confini di ciò che credevamo di sapere. Questa volta non si tratta di un avvistamento casuale in un caffè affollato di Istanbul. È qualcosa di più intimo, più solenne. È il racconto di un rifugio condiviso, di notti illuminate solo dalle stelle e di un silenzio che parla più di 1000 parole. Prima di immergerci in questa atmosfera onirica, vi chiedo un gesto fondamentale: iscrivetevi subito al canale, attivate la campanella per restare sempre connessi con il battito del cuore turco e, se volete sostenere il nostro lavoro di narrazione e accedere a contenuti riservati, cliccate sul tasto Abbonati. Il vostro supporto è la nostra bussola. Un like è un abbraccio, un commento è la vostra voce. Siete pronti a scoprire il segreto di Bodrum? Mettetevi comodi, si parte. Cari amici di Gossip alla turca, ci sono luoghi che sembrano creati apposta per custodire segreti, e Bodrum, con le sue insenature nascoste e le sue ville affacciate sull'infinito, è uno di questi. Tutto è iniziato, come spesso accade in queste storie, con un singolo scatto rubato attraverso la grana del crepuscolo. L'obiettivo di un paparazzo locale ha catturato un'immagine così sfocata da essere più una sensazione che un dettaglio: due silhouette che scivolano oltre la soglia di una villa sulla costa, il mare alle loro spalle e un silenzio tra loro che sembrava quasi intenzionale, denso di significato. Sono arrivati a orari scaglionati, sostengono i testimoni oculari, una nel tardo pomeriggio, quando il sole inizia a indorare la pietra, l'altro appena dopo che il cielo si è tinto di viola. Ma il dettaglio che ha rimescolato le carte non è stata l'attenta coreografia dei loro ingressi, bensì ciò che è seguito. Secondo più di un paio di occhi vigili, nessuno dei due è riemerso fino all'alba successiva. Se la foto poteva essere liquidata come un pio desiderio dei fan, il coro della città stessa si è rifiutato di tacere. Il mercato di Bodrum, dove le spezie addolciscono l'aria e l'anonimato raramente sopravvive a un secondo sguardo, è diventato il palcoscenico di coincidenze che non sembrano affatto casuali. Il primo avvistamento, Azal, quasi irriconoscibile dietro occhiali da sole oversize e un berretto calato basso, i suoi passi non affrettati ma la sua presenza misurata. La sua voce, però, l'ha tradita a coloro che l'hanno osservata per anni. Ha chiesto fiori bianchi, semplici, luminosi, quel tipo di fiori che suggeriscono la volontà di ripulire una lavagna, di ricominciare da capo, e una selezione di frutta tropicale che brillava come piccoli soli. Poche ore dopo, come a completare una frase lasciata a metà, è apparso Satay. Nessun travestimento per lui, solo quel sorriso aperto che disarma senza nemmeno provarci. Il suo cestino parlava un linguaggio che tutti comprendiamo. Candele profumate, per creare l'atmosfera giusta, 2 bottiglie di buon vino, per sciogliere le tensioni, e una pazienza facile. Credete nelle coreografie del destino, amici miei? O in un fato che si diverte a fare il regista? Ditecelo voi, perché noi stiamo ascoltando. E in questo posto, lo facciamo sempre. Per capire perché questo ha suscitato così tanti sentimenti, dobbiamo riavvolgere il nastro. Coloro che li hanno visti lavorare insieme sanno che la chimica non svaniva con l'ultimo ciak. Fuori dalla telecamera, la connessione si portava avanti come un accordo silenzioso. Persone vicine alla produzione una volta descrissero un legame che non richiedeva mai un'etichetta ma si rifiutava di svanire. Un tecnico che è stato vicino a loro per mesi ha confessato che il modo in cui Satay la guardava non era lo sguardo che si dà a una collega. Era più fermo, più caldo, protettivo. Era attento a dettagli che nessun altro notava, sempre pronto a strapparle una risata quando le giornate erano pesanti. La stessa fonte ha ricordato una frase di un'intervista che i fan non hanno mai dimenticato, quel tipo di frase che suonava senza difese:
quasi accidentale, Azal ha un modo di calmare il rumore dentro di me. Non una confessione, non esplicita. Ma qualcosa di molto vicino, avvolto come un complimento e offerto come una verità. E ora, con questa presunta riunione sotto il cielo di Bodrum, Internet è tornato a un livello di febbre altissima. I detective digitali hanno fatto ciò che sanno fare meglio, zoomare negli angoli delle foto, abbinare schemi attraverso le timeline, individuare ringhiere identiche, echi della stessa terrazza in pietra, la stessa identica curva dell'orizzonte. La conclusione di molti è semplice: una seconda possibilità viene scolpita lontano dai riflettori. Nessuno dei due ha parlato chiaramente, ma l'aria vibra. Quando le è stato chiesto dell'amore di recente, Azal ha risposto con un piccolo sorriso che sembrava un segreto attentamente custodito: quando il tuo cuore si sente di nuovo calmo, non c'è bisogno di complicare eccessivamente le cose. Quanto a Satai, pressato sulla sua situazione attuale, ha offerto qualcosa di altrettanto gentile: mi sento a mio agio dove sono, tra le persone che contano. Ditemi, potrebbe qualcuno contare più di colui che ti calma? Ma Bodrum non ha lasciato che il dramma finisse lì. Giorni dopo che i sussurri della villa sono iniziati, la storia si è approfondita. Una storia di Instagram di Satai mostrava un tramonto che sembrava dipinto, il cielo che si scioglieva nel mare, accompagnato da una melodia tenera e malinconica che ti restava nel petto dopo che l'ultima nota svaniva. Ore dopo, Azal ha postato una foto che potrebbe essere stata scattata dallo stesso angolo della stessa terrazza, il mare che accoglieva il crepuscolo nello stesso abbraccio. La sua didascalia era breve ma pesante: dove l'anima respira, i legami sono reali. Se questa è una coincidenza, è la più elegante che abbiamo mai visto. Una fonte legata a qualcuno nella loro orbita ha alimentato ulteriormente le fiamme. Entrambi, ha affermato questa persona, avevano deciso di allontanarsi insieme. Non come spettacolo, non come dichiarazione pubblica, ma per parlare senza il costante rumore di fondo, per diradare una nebbia che si stava accumulando da anni. Avevano bisogno di una stanza più silenziosa, ha detto la fonte. Un posto dove il rumore cala e l'onestà può sedersi. Hanno scelto Bodrum perché lì il mare ti tiene fermo. Non una conferma, forse, ma un altro pezzo che sembrava adattarsi allo stesso mosaico. E poi c'era la musica. I vicini, quei fantasmi familiari di ogni viottolo sul mare, sussurravano che risate provenivano da quella villa la sera, basse e non forzate, occasionalmente cullate dal saliscendi delle canzoni. Una traccia, giuravano, era inconfondibile: Geceyan Latbana, raccontami la notte. Una melodia che entrambi avevano nominato, in interviste separate a distanza di anni, come una delle preferite che condividevano inaspettatamente. Era solo una playlist in riproduzione casuale? O una puntina deliberatamente lasciata cadere su un ricordo, permettendo alla notte di raccontare la sua storia ancora una volta? I giornalisti hanno provato le solite vie, ma i portavoce di entrambe le parti hanno mantenuto le loro posizioni con quella cortese armatura conosciuta come no comment. Il silenzio, quando ben posizionato, può essere lo strumento più rumoroso di tutti. I fan, non disposti ad aspettare la conferma ufficiale, hanno assemblato collage. Allineando la curva di un balcone qui con l'ombra di un cuscino là, discutendo sull'angolo della luce su una pianta in vaso, cronometrando le ombre come se fossero meridiane che misurano la speranza. E, come per indorare la teoria, i follower dagli occhi di falco hanno notato un piccolo cenno digitale da parte di lui. Satai ha iniziato a seguire una boutique floreale con sede a Bodrum, la stessa dove Azal sarebbe stata vista selezionare quei fiori bianchi. Era un'esca giocosa? Un occhiolino? O semplicemente il modo più facile per lasciare una briciola di pane senza dire una parola? Nel mezzo di tutto questo, Azal ha postato una frase che non aveva bisogno di un paragrafo per reggere il suo peso: alcuni sentimenti parlano chiaramente senza chiedere permesso o spiegazione. La gente l'ha letta come un segno, non un indizio. Più tardi, le telecamere hanno catturato Satai all'aeroporto, di ritorno a Istanbul con le cuffie al collo e un'andatura che non aveva fretta. Le domande volavano come gabbiani. Lui le ha accolte con un sorriso facile. Apprezzo la preoccupazione, ha detto. Sto bene.
Quella piccola curva di un sorriso ha trasformato le timeline in falò di speculazione. Togliete la sfocatura degli obiettivi lunghi, le didascalie criptiche, il maniacale lavoro investigativo, e ciò che resta è questo, un ritmo che ricordiamo, un dialogo privato ambientato contro il silenzio dell'Egeo, una promessa che non ha mai imparato del tutto a dire addio. Forse Bodrum è stato un pulsante di pausa, forse un prologo. La verità potrebbe prendersi il suo tempo, ma sta respirando. E ancora, il racconto aveva altri fili da tessere. Persone che li hanno incontrati, mai insieme, sempre a orari vicini, hanno parlato di una disinvoltura nei loro movimenti che non sembrava segretezza tanto quanto intenzione. Un fruttivendolo ha ricordato a Zal che chiedeva quale frutto avesse il sapore migliore se raffreddato. Un negoziante ha detto che quando Satai ha preso le candele, ne ha annusata ognuna e ha riso di se stesso, come se stesse cercando un profumo che non riusciva a dimenticare. Da qualche parte tra quelle commissioni tranquille, la luce tarda e l'aria calda hanno allungato le ore nel tipo di conversazioni che solo il mare permette. Forse è stato tutto lì, due vecchi amici seduti con la marea, lasciando che la chiarezza sorgesse come la luna. Ma d'altra parte, considerate lo schema. I loro commenti pubblici recenti erano stati foderati con il vocabolario della gentilezza. Lei accennava alla serenità. Lui parlava di essere circondato dalle persone giuste. I post corrispondevano. Le viste si sovrapponevano. La musica ripeteva un ricordo. E se ascoltate attentamente, è così che piace arrivare alla riconciliazione, non con i fuochi d'artificio, ma con il ritorno costante del familiare. Naturalmente, i loro team hanno scavato trincee di silenzio, che è il loro lavoro e lo fanno bene. Eppure anche il no più attento lascia spazio a 1000 forse. Più di una persona insiste che fosse lo stesso notturno, la stessa preghiera alla notte di raccontare la propria storia. Come se la canzone fosse diventata un vascello per tutto ciò che non è stato detto. Quando il fine settimana si è diradato e sono iniziati i voli verso casa, la scia digitale ha continuato a brillare. La sua clip del tramonto. La cornice della terrazza di lei. Il follow di lui al negozio di fiori. La verità di una riga di lei sul sentire più forte del linguaggio. I loro silenzi accoppiati nei momenti esatti in cui le domande diventavano troppo dirette. È allettante leggerlo come una performance. Ma potrebbe essere più semplice di così, due persone che scolpiscono un angolo di quiete dove possono decidere quale sarà la prossima frase. Quindi come chiamiamo Bodrum? Un rifugio? Un confessionale? Un cardine tra capitoli? Etichettatelo come avete bisogno per dargli un senso. Ciò che il cuore riconosce è meno ordinato, il profumo dei fiori bianchi che cattura l'aria della sera, la luce delle candele che tremola in una stanza sul mare, due bicchieri su un tavolo vicino a una finestra aperta, una linea di chitarra che si riversa da un altoparlante, risate che si intrecciano attraverso il buio, e il sollievo di essere capiti senza dover trascinare ogni pensiero alla luce. Ci sono posti fatti per guarire. Alcuni hanno tetti. Alcuni sono fatti di marea e tempo. Non siamo qui per emettere un verdetto. Siamo qui per stendere i fili come li abbiamo trovati, per trasmettere il silenzio e l'eco. Forse hanno semplicemente parlato di lavoro, di scene e copioni e dei vecchi tempi quando un paio di vite fittizie rendevano le nostre meno sole. Forse si sono incontrati per chiarire l'aria, per ringraziare, per lasciare andare o per ricominciare. Forse stavano alla ringhiera di quella terrazza mentre il mare cuciva calma nella notte, e forse hanno capito che la calma proveniva da dentro di loro, dalla presenza familiare alla loro spalla. Potete chiamarla chiusura. Potete chiamarlo ritorno. Il sentimento è lo stesso, una immobilità che non richiede di essere spiegata. Mentre lasciamo questa costa per ora, lo facciamo con gli occhi aperti e le orecchie sintonizzate. Siamo giunti alla fine di questo viaggio suggestivo. La storia di Azal e Satai ci ricorda che a volte le parole più importanti sono quelle non dette, e i luoghi più significativi sono quelli dove possiamo essere semplicemente noi stessi. Noi di Gossip alla Turca continueremo a seguire questa scia luminosa, pronti a cogliere ogni nuovo segnale. Se questo racconto vi ha toccato il cuore,
Lasciate un like e condividetelo con chi crede nella magia dei ritorni. Iscrivetevi e considerate l'opzione abbonati per sostenere il nostro lavoro. Che sia l'inizio di qualcosa di nuovo o un dolce addio, una cosa è certa, la loro storia continua a vivere in noi. A presto!